Ciao e benvenuti in quest'altro video di analisi di scale. Oggi andiamo a vedere la scala del Fa diesis maggiore e delle relative minori che sarebbero quelle di Re diesis minore armonica, Re diesis minore melodica. Andiamo ad affrontare quindi una scala molto tosta, una delle più toste che abbiamo visto finora, ma non preoccupate perché la prossima scala che andremo ad esaminare sarà il Fa maggiore, che è una scala con un solo bemolle in chiave, quindi questa è l'ultima scala diciamo complicata, perché poi torniamo a fare scale un po' più semplici. Passiamo subito all'analisi di questa scala di Fa diesis maggiore. Eccoci qua, allora vediamo un attimo questa scala che è molto difficile, ma cerchiamo di renderla il più semplice possibile. Scala resa molto difficile per colpa dei diesis, che vediamo che ce ne sono ben 6 in chiave, quindi non ci facciamo proprio mancare nulla. 6 diesis sono davvero tanti. Come vantaggio abbiamo, analogamente alla scala di Si maggiore, abbiamo il vantaggio che sappiamo di dover colpire tutti i tasti neri, quindi anche in questa scala vanno colpiti tutti i tasti neri. L'unica cosa diversa rispetto alla scala di Si maggiore è che Si maggiore, avendo comunque il pollice sempre sul tasto bianco, però abbiamo visto che era il tasto bianco sempre verso di noi, quindi nel caso del Si maggiore, adesso potreste anche andarvi a vedere direttamente il video, però partiva con il tasto bianco di Si che era più vicino al gruppo di 3 rispetto che al gruppo di 2, poi continuava. Avevamo ancora questo tasto bianco colpito col pollice che era sempre più verso di noi, quindi verso il gruppo di 2 e non quello di 3. Nel caso della scala di Fa diesis maggiore abbiamo un'alternanza di questi tasti bianchi, quindi cominciamo a fare la scala. Partiamo con l'indice numero 2 sul Fa diesis, che è questo. Ci troviamo ad eseguire subito i 3 tasti neri in fila. Pollice sul tasto bianco. Il tasto bianco in questo caso è quello verso di noi, quindi un po' più verso l'alto. Non questo, ma questo. Andiamo a fare le note nere sul gruppo da 2. Ecco. Questa è la differenza rispetto alla scala di Si. Abbiamo un tasto bianco verso di noi, poi dopo il gruppo di 2 abbiamo il tasto bianco invece quello più lontano a noi. Quindi gruppo da 3, tasto bianco verso di noi, gruppo da 2, tasto bianco più lontano a noi. Teniamo questo schema per arrivare fino in cima, quindi fare tutte e due le ottave del Fa diesis, perché ovviamente dobbiamo arrivare sul Fa diesis quello più alto, quindi questo. Quindi ripetiamo, gruppo da 3, tasto bianco vicino a noi, gruppo da 2, tasto bianco lontano, gruppo da 3, tasto bianco più vicino a noi, tasto bianco più lontano. La scala finisce col dito numero 2. Infatti, se notate anche sullo spartito della tecnica, sul pentagramma, insomma, abbiamo l'ultimissima nota, quella più alta, raffigurata con la diteggiatura del numero 2. Attenzione al ritorno, perché abbiamo subito il tasto bianco più lontano, verso giù, quindi gruppo da 2, tasto bianco vicino, tasto bianco lontano, tasto bianco vicino e gruppo da 3. Quindi il riassunto di questa scala è gruppo da 3 da fare con 2, 3, 4. Gruppo da pollice sul tasto bianco verso di noi. Gruppo da 2 da fare col 2 e il 3. Tasto bianco più lontano, quindi sempre vicino al gruppo di 3. Il tasto bianco va sempre calcolato vicino a questo gruppo di diesis da 3. Note nere. Arriviamo fino in cima e torniamo indietro. Proviamo a rifarla tutta con calma e poi passiamo alla scala minore.
Questo per quanto riguarda il Fa diesis maggiore. Andiamo a vedere la scala minore. La scala minore è armonica e melodica. Partiamo come sempre dall'armonica. Anche qui è simile al Sol diesis, quindi quello dell'ultimo video, Si maggiore, Sol diesis minore. Questa volta abbiamo Re diesis, quindi partiamo con il dito numero 2 sul Re diesis, che è questo. Partiamo con il numero 2, però ci rendiamo conto che dobbiamo subito mettere il pollice. Il pollice in questo caso va sul Fa, perché anche qui abbiamo tutta una serie di discorsi, di note che cambiano nome. Perché, se vi ricordate, nell'ultimo video avevamo visto molti Mi diventare Fa. Questo, per rinfrescarvi un po' la memoria, era dovuto al fatto che il Mi, quando è diesis, diventa Fa. Quindi andando a rivederci un attimo i diesis che ci sono in armatura di chiave, notiamo che ci sono il Do, il Re, il Mi, il Fa, il Sol e il La. Quindi l'unico diesis mancante è quello del Si. Quindi abbiamo tutte le note diesis a parte il Si. E quindi, come capirete, partendo con il dito 2 sul Re diesis, abbiamo subito un Mi diesis. Mi diesis diventa Fa, essendo che non c'è nessun tasto nero in mezzo, quindi il Mi diventa Fa quando è diesis. Abbiamo Re diesis, Mi diesis, quindi Fa. Abbiamo 3 diesis filati, quindi anche qui gruppo da 3. Il Si non è diesis, quindi ricordatevi dito pollice sul Si e non sul Do. Abbiamo il Si, quindi nota più vicina al gruppo da 3. Ecco, questo è un bel saltino che avevamo visto anche l'altra volta. Saltino, perché si fa questo salto? Si salta il Do perché in questo caso è vero che abbiamo raffigurato un Do, però è un doppio diesis. Quindi, essendo che da armatura di chiave il Do è diesis, subisce un'alterazione di un semitono che diventerebbe Do diesis. Nella scala del minore armonica abbiamo un altro diesis, perché è la scala armonica che lo vuole. Come abbiamo visto, abbiamo sempre un diesis appena prima del passaggio del pollice, dell'ultimo passaggio del pollice. Quindi questo diventa un doppio diesis e si trasforma quindi in Re, dove vedete il Do con quella X raffigurata vicina. Quindi ricordatevi che quella X vuol dire che è un doppio diesis e diventa sempre Re. Una nota diventa la nota dopo, quindi un Re doppio diesis diventa Mi, un Sol doppio diesis diventa La e così via. Attenzione che però le note, quelle diverse, sono il Mi e il Si, che si comportano sempre un po' diversamente dal momento che gli manca il tasto nero in mezzo. Adesso andiamo avanti con la scala, quindi abbiamo capito che si parte dal Re diesis. Abbiamo subito il Mi, che però è diesis, diventa Fa. Quindi nota vicina al gruppo da 3 note nere. Facciamo le 3 note nere, che sono tutte diesis. Il Si non va diesis, quindi nota più vicina. Un bel Re, diventato Re a causa del doppio diesis. E torniamo al Re diesis. Questa volta abbiamo il Re diesis sul dito numero 3. Come da spartito. Continuiamo la scala. Analogamente ci troviamo ad avere un altro Mi che diventa Fa, le 3 note nere solite, un bel Si naturale, un altro bel doppio diesis che fa diventare questo Do un Re, nota finale che è Re diesis nuovamente. Siamo arrivati in cima alla scala. Ora non ci resta che tornare indietro. Ricordiamoci, dito numero 3 sul Re diesis alto, ricordiamoci di fare subito il saltino. Subito dito numero 2 sul Re e dito 1 sul Si. Gruppo da 3. Fa, poi ricordiamoci dito numero 2 sul Re diesis. E anche qui saltino, Re e Si. Quindi quando arrivate fate il gruppo da 3. Re diesis col 3, 2, 1. Re e Si.
Fa e Re diesis. Questa era la scala minore armonica. È molto difficile questa scala, però è una delle più difficili in assoluto, quindi abbiate pazienza. Allora, rivediamola da zero, passiamo poi al Re diesis minore melodica. Ecco, tristemente finiamo questa armonica. Passiamo adesso alla minore melodica. La minore, che non è il La minore, ma la scala minore, Re diesis minore melodica, si comporta, come abbiamo visto anche in tutte le scorse scale, leggermente diverso. Ormai dovrete sapere che abbiamo un'alterazione diversa all'andata rispetto che al ritorno. Con calma, piano e bene, facciamo tutto. Si parte come sempre dal Re diesis e abbiamo subito il Fa, analogo all'armonica, quindi non abbiamo problemi. Gruppo da 3, quindi... Attenzione che stavolta non dobbiamo fare il Si, dobbiamo fare il Do questa volta. Voi direte, ma scusa, il Si era l'unica nota che... in armatura di chiave non aveva il diesis, è vero, però questa è una scala melodica e come vedete anche dal pentagramma, come potete notare, il Si viene proprio con il diesis accanto, quindi attenzione, perché qui abbiamo anche un diesis sul Si, quindi all'andata possiamo dire che questa scala ha tutte le note diesis, quindi da un lato è anche facile, dall'altro un po' più difficile. Localizziamo bene dove mettere le dita, quindi nota nera, subito il Fa, gruppo da 3, questa volta nota bianca lontana, quella più vicina al gruppo da 2, queste due note quindi sono Do, Re diesis, sono raffigurate come Si, Do e Re, però il Si è diesis, diventa Do. Il Do è doppio diesis, diventa Re, e il Re è diesis, quindi è un Re diesis, quindi 1, 2, 3 su Do, Re diesis. Rivediamo sta metà scala. Analogamente si riparte con il Fa, anche qui Do, Re diesis. Quindi vedete che comunque la prima metà è sempre uguale alla seconda metà, non c'è bisogno neanche di ragionarci. Una volta arrivati al Re diesis a metà abbiamo l'altra metà di scala che si comporta esattamente uguale, e questo su tutte le scale. Dobbiamo fare 2 ottave, che quindi la prima ottava deve essere uguale per forza alla seconda. Adesso studiamo un attimo il ritorno, perché il ritorno è leggermente balordo, però se vogliamo è anche abbastanza semplice, nel senso il ritorno senza neanche doverlo studiare troppo. Però vi faccio una piccola premessa: non calcolate assolutamente i be quadro che vedete sullo spartito. Ci sono dei be quadro accanto dei diesis, quello è molto fuorviante, farebbe molta confusione. In realtà loro vogliono dire semplicemente che rispetto a prima mancano 2 diesis, però sono fuorvianti, quindi cancellate pure i be quadro dallo spartito. Calcolate sul ritorno soltanto quel piccolo diesis che vedete sul Do. Su ogni Do vedete che c'è un diesis, ce ne sono 2, uno che è con la diteggiatura 2 e l'altro anche, uno è circa all'inizio della... vabbè, l'unico diesis che vedete, ecco. Poi qui, non so se avete lo stesso errore di stampa mio, fate molta attenzione perché al ritorno avete 3, 2, 3, 4, 3. È sbagliato, è un errore di stampa, dovrebbe essere 3, 2, 1... 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Come sempre, è impossibile fare 3, 2, 3, 4, 3. Lì ci va assolutamente il dito numero 1. Quindi, al ritorno della scala minore melodica, cancellate quel 3 e mettete un 1, perché la diteggiatura giusta è 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ok. Adesso, senza neanche dover studiare tanto la scala, ci ritroviamo a fare molto semplicemente il gruppo da 2... nota bianca più vicina a voi, gruppo da 3,
nota bianca più lontana, gruppo da 2, nota bianca vicina, gruppo da 3, nota bianca lontana e re diesis. Proviamo a rivedere, quindi analogo al fa diesis maggiore che ho spiegato prima, solo sul ritorno vi ritrovate ad avere tutti i gruppi di note nere, tutti i gruppi con il pollice che va una volta a colpire il tasto bianco lontano, una volta a colpire il tasto bianco vicino, di così. Si parte dal re diesis alto col dito numero 3, nota bianca lontana, scusate, nota bianca vicina, gruppo da 3, nota bianca lontana, gruppo da 2, nota bianca vicina verso di voi, gruppo da 3, nota bianca lontana e re diesis. Andiamo a rivedere con calma questa scala, che è la più difficile delle tre, fra l'altro, come se non bastasse. Vediamola molto lentamente. Ecco, con questo si conclude anche questa analisi delle scale di fa diesis maggiore e re diesis minore. Spero di essere stato il più esauriente possibile, soprattutto su questa scala che era molto molto complicata. Quindi questo era per quanto riguarda questa scala molto tosta, molto difficile. Ci vediamo allora nel prossimo video di spiegazione della scala di fa maggiore e delle relative minori, che sono quelle di re minore armonica e re minore melodica. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!